Aggiornamento di calciomercato Inter con uno dei migliori talenti di questa Serie A che è finito nel mirino dell'Inter, un giocatore che a me piace tantissimo e che l'Inter in realtà sta seguendo già da diverso tempo. Ne parliamo in questo approfondimento in cui discutiamo anche delle altre notizie, il punto sugli infortunati con delle buone notizie, ma anche un allarme da tenere d'occhio, un allarme che ammetto mi sta facendo anche abbastanza innervosire in queste ore, quindi dobbiamo assolutamente parlarne. Lo facciamo in uno dei nostri format più richiesti qui su Passione Inter, ovvero andiamo a condensare in pochi minuti le principali notizie del momento che riguardano campo e mercato e non soltanto. Ben ritrovati allora amiche e amici Passione Interisti, vi invito subito a lasciare un mi piace se non l'avete ancora fatto, mi raccomando iscrivetevi al canale così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti che vi portiamo ogni giorno. Siamo anche vicinissimi ai 70.000 iscritti su YouTube, quindi mi raccomando aiutateci a raggiungere questo traguardo. Partiamo dalle notizie ricordandovi che sul nostro sito passioneinter.com trovate questo articolo con il report di tutti i giocatori che verranno utilizzati dalle varie nazionali in questa sosta. L'Inter ancora una volta squadra con più giocatori convocati dalle rispettive nazionali in giro per il mondo, quindi da un lato questo ci inorgoglisce, dall'altro è anche un problema comunque con cui fare i conti, visto che ci sono diversi giocatori che rientreranno soltanto all'ultimo, uno su tutti Lautaro Martinez, che qualcuno si chiederà ma perché ha accettato la chiamata dell'Argentina quando non è ancora al top della condizione e tornerà a 48 ore, poco più sostanzialmente dalla gara contro la Roma. Tra l'altro la trasferta di Lautaro Martinez si è diciamo ulteriormente complicata a causa di questo famoso gigantesco tornado che si sta battendo sulla Florida, ha reso ancora più complicato l'arrivo negli Stati Uniti, da cui poi ha dovuto fare 2 scali per arrivare in Venezuela dove si giocherà questa sera, quindi un'odissea che speriamo non condizioni troppo le condizioni del nostro capitano, che ci serve assolutamente per un calendario che dopo la sosta sarà veramente molto molto intenso. Stasera toccherà poi ai nostri azzurri, bastoni di Marco e Frattesi, Aslani domani contro la Repubblica Ceca, Aslani che ha avuto un piccolo problemino ma poi ha subito rientrato l'allarme, per fortuna è tutto ok. Lautaro come detto giocherà questa sera e poi un'altra gara contro la Bolivia nella notte tra martedì e mercoledì italiane. Arnautovic con la sua Austria debutta questa sera contro il Kazakistan, Cianoglu affronta venerdì invece il Montenegro. Thuram, qui ragazzi mi prendo un attimo una parentesi per la mia quota polemica, perché in conferenza stampa ieri ascolto Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, parlare delle condizioni di Thuram e dice che sostanzialmente è in dubbio per la partita di oggi, che deve essere rivalutato, che continua a lavorare a parte perché sente dei fastidi, sente dei problemi, o comunque è una situazione da monitorare, chiaramente relativa alla caviglia su cui ha subito quel duro colpo nella gara contro il Torino che ha portato all'espulsione di Maripan. E questa cosa mi fa abbastanza infiammare perché ho visto giocatori da Vlahovic a Lukaku, Ilic, Milinkovic-Savic, ma tantissimi in questa sosta per le nazionali che hanno rinunciato alla nazionale o non sono stati convocati o comunque ad ogni minimo dubbio sono stati rispediti a casa e hanno avuto la possibilità quindi di lavorare tutta questa sosta pienamente con il resto dei compagni. Qua abbiamo un giocatore importantissimo per l'Inter, che è importante anche per la nazionale francese, ma gioca contro Israele, gioca contro il Belgio, comunque in questo caso contro Israele penso che la Francia abbia talento a disposizione per poter sopperire anche ad un'assenza di Thuram, ma soprattutto, visto che ci sono dei dubbi, non è al top della forma, eccetera, perché rischiare un giocatore così quando nelle altre nazionali tanti giocatori minimamente in dubbio, minimamente in discussione sono ritornati a casa senza alcun tipo di problema. Anche qua è un tema da approfondire. Thuram è troppo importante in questo momento per l'Inter. Abbiamo anche noi le risorse per poterlo sostituire, ma è il capocannoniere della Serie A. Mi aspetterei un occhio di riguardo, soprattutto se ci sono dei problemi. Cioè, te lo sei tenuto in nazionale, poi magari salta la gara contro Israele e l'hai tenuto fuori in dubbio, eccetera, eccetera, per poi fargli giocare uno spezzone contro il Belgio, perché a quel punto, se sei in dubbio oggi, magari salti la partita contro il Belgio, giochi solo una parte della gara, non penso che la fai tutta. Mi sembra ecco un accanimento eccessivo, forse su questo anche l'Inter dobbiamo un po' migliorare magari da vedere. Poi tocca anche a Taremi con l'Iran, Taremi molto importante anche lui, purtroppo rientrerà soltanto tra mercoledì e giovedì ad Appiano Gentile. Zielinski con la sua Polonia affronta il Portogallo e l'Olanda di Dumfries e De Vrij invece domani sera contro l'Ungheria e poi grande sfida contro la Germania. Non so perché, ma ho l'impressione Germania-Olanda mi sembra una partita che si gioca di continuo. Non so perché mi fa questo effetto qua. Detto questo, a proposito di calendario, visto che lo citavo, da questa sosta alla prossima sosta sarà molto importante per l'Inter essere al top della forma perché
vi condivido il nostro file, questo lo potete scaricare gratuitamente, vi lascio il link in descrizione per scaricare gratis questo calendario che è aggiornato costantemente. Nelle scorse ore sono stati aggiornati e annunciati i prossimi orari delle gare dell'Inter, soprattutto ci saranno 2 gare a dicembre che si giocheranno di lunedì sera, ci sarà una partita poi di venerdì alle 18:30 contro il Parma, orario che non mi fa impazzire sinceramente. Comunque trovate tutto qui aggiornato con gli orari e le emittenti che trasmetteranno la partita, ma da qui alla prossima sosta l'Inter affronterà la Roma in trasferta, lo Young Boys in trasferta in Champions League e poi abbiamo lo scontro diretto con la Juventus a San Siro, Empoli-Inter il 30 ottobre, il 3 novembre Inter-Venezia, prima di una doppia sfida importantissima, Inter-Arsenal e Inter-Napoli, soprattutto in campionato. Inter-Napoli che, ditemi voi, io l'ho cerchiato un po' come la partita scudetto in questo momento, perché per quello che sta emergendo credo che Inter e Napoli siano le 2 principali candidate allo scudetto. La Juventus forse è quella che può rientrare più del Milan in questo momento, ma io vedo Inter e Napoli davanti sinceramente, con un Inter che soprattutto nei big match, soprattutto in questi scontri diretti, secondo me deve costruire il suo cuscinetto sul Napoli che, non avendo le coppe, avrà inevitabilmente un grande vantaggio. Però la affronti pochi giorni dopo la gara contro l'Arsenal, quindi è sicuramente non nelle condizioni migliori, ma è un Inter in crescita, è un Inter che, arriviamo anche alle buone notizie, recupera Barella, un Barella che sta lavorando duramente da piano gentile nei giorni in cui la squadra si è riposata, chi non è stato convocato, lui comunque si è presentato da piano per recuperare in vista della gara contro la Roma, un giocatore per me troppo importante per dare equilibrio al centrocampo dell'Inter, che è il vero motore di questa squadra, con Çalhanoğlu e Mkhitaryan che sono in crescita nelle ultime partite, aggiungere un Barella al top è fondamentale. Non è un caso, secondo me, che con Barella in campo l'Inter abbia subito in questa prima parte di stagione soltanto 3 dei 7 gol totali che ha subito, tra l'altro 3 gol che sono arrivati con degli errori individuali in cui Barella aveva poco a che fare. Però è un recupero decisamente molto, molto importante quello di Barella, che ci permetterà di avere il centrocampo al top e di gestire meglio tante cose. È pronto a rientrare anche Buchanan, tra l'altro, che in questo momento è ancora un oggetto misterioso, quindi io non voglio caricare di troppe aspettative questo recupero, però da un lato è ancor più comprensibile allora la scelta di Inzaghi di inserirlo in lista Champions, considerando che a questo punto avrà la possibilità di giocare più di metà del girone di Champions, ma dovesse recuperare l'Inter quel giocatore che abbiamo intravisto prima del suo arrivo nelle brevissime apparizioni che ha fatto in nerazzurro, ti dà nuove soluzioni tecniche, sicuramente ti aggiunge più dribbling e questo è molto importante perché ne parlava anche Beppe Bergomi. L'Inter è una squadra che gioca molto corale, molto di squadra, che ha poco dribbling e quindi deve attaccare con tanti uomini e questo, quando non sei al top della condizione, ti espone a dei rischi che abbiamo visto. Quindi avere un giocatore così anche nei finali di gara o comunque quando sei un po' più stanco, ti permette di gestire le energie anche con delle giocate individuali, è sicuramente molto importante. Da capire se lo farà a sinistra, dove lo ha fatto giocare fin qui Inzaghi, oppure se a destra, ruolo per cui secondo me è stato acquistato e dove dovrebbe probabilmente giocare, un ruolo in cui andrebbe anche a mettere un po' in discussione e in difficoltà Dumfries, o almeno gli mette pressione, perché Dumfries in questo momento è ancora lontano dal miglior Dumfries sicuramente. Intanto però ha firmato il rinnovo di contratto e ne parlavamo con il nostro collega Giorgio Musso in un contenuto che trovate sul nostro canale. Rinnovo praticamente fatto, non è stato ancora annunciato ma lo sarà a breve, ma non è un rinnovo che lo toglie dal mercato, anzi è un rinnovo fatto probabilmente proprio in ottica mercato, con la possibilità di andare a cederlo eventualmente per delle cifre superiori ai 20-25 milioni. Questo è il prezzo a cui l'Inter probabilmente cederebbe Dumfries, quindi non è detto che resti. Nel frattempo vediamo Buchanan come risponde. E a proposito dei dribbling di Buchanan, però, nei giorni scorsi ne parlavamo anche in diretta e dicevamo: l'Inter ha preso Buchanan a gennaio scorso, ha provato a prendere Gudmundsson la scorsa estate, si è parlato poi di Raspadori, Castro, ne parlava anche il nostro Giorgio, Daniel Maldini, anche qua ne abbiamo parlato in un altro contenuto, che comunque quelle caratteristiche di dribbling te le porta. Allora, attenzione perché sembra un po' che l'Inter si stia orientando attorno a queste caratteristiche. L'Inter sta cercando di aggiungere del dribbling a questa squadra. Quindi attenzione a questo in ottica mercato, attenzione poi alle voci su Adrian Bernabé. Ed arriviamo al profilo, al giocatore che a me piace moltissimo, di cui vi parlavo in apertura, perché sono uscite delle conferme sui quotidiani e non solo, a delle voci che in realtà vi avevo già riportato qualche settimana fa, ovvero che l'Inter sta monitorando Bernabé. L'Inter lo ha monitorato già in Serie B in realtà, perché l'Inter il mercato della Serie B lo guarda, vi
ricordate Tessman, che ha provato ad acquistare la scorsa estate dal Venezia, che ha caratteristiche fisiche nettamente diverse da Bernabé, che è molto più piccolo, meno strutturato sicuramente, ma è un giocatore di classe a livello proprio di tecnica pura, è un 10 sostanzialmente a livello di tecnica, questo Bernabé, che in termini di FIFA, per chi gioca un po' FIFA, io no, però da quello che leggo sui social, lo vedo un po' un regen di Emre Belözoğlu, cioè mi sembra di rivedere molto Emre nelle sue movenze, nel modo di trattare il pallone, di giocare, anche della struttura fisica. Rispetto ad Emre tenta un po' meno il lancio lungo, è un po' più da giocata vicina, anche se tecnicamente è molto forte, batte molto bene i calci di punizione, quindi giocatore molto molto interessante. Bernabé, io al posto di Asllani mi sembra già più pronto e non mi dispiacerebbe come scelta. Al termine di questa stagione, se Asllani non sale di livello, a meno che non venga impiegato da mezzala, dove secondo me potrebbe fare meglio, però Inzaghi non ce lo vede, dopo questa stagione in cui non sarà più nemmeno under per la lista Serie A, quindi occuperà degli slot anche in lista Serie A, delle valutazioni andrebbero fatte, e se non ti convince appieno Bernabé secondo me è già più pronto probabilmente rispetto a lui. Tecnicamente è fortissimo, è molto interessante, e uno potrebbe dire però al posto di Çalhanoğlu perde anche dal punto di vista fisico. Sì, però in realtà a livello di chilometri, sono andato a studiarmelo anche dal punto di vista dei dati, Bernabe percorre oggi più chilometri di Çalhanoğlu in questo momento, in questa prima parte di stagione, ogni partita, e anche a livello di statistiche difensive, quindi tackle, palloni intercettati, palloni bloccati soprattutto, è molto superiore a Çalhanoğlu. Su tackle e intercetti se la batte, se la gioca lì. Quindi è un giocatore non troppo distante dai numeri di Ciala in termini proprio di centrocampista totali in questo momento lì davanti alla difesa. Chiaro che Ciala lo fa già da diversi anni ad un livello altissimo, Bernabé è tutto da testare poi nella pressione dell'Inter e non solo. A proposito di voci di mercato, andiamo rapidamente verso la conclusione. Oggi sulla Gazzetta dello Sport c'è un'intervista a Domenico Berardi, che sapete bene dell'asse tra Inter e Sassuolo, che è sempre molto proficuo, molto attivo, e più di qualche chiacchierata in realtà si è fatta in casa Inter sulla possibilità Berardi da monitorare come opzione, come occasione, eccetera. Berardi in questa intervista dice che lui ha rifiutato l'Atalanta perché non si sente adatto a quel gioco lì, è dispiaciuto di non essere andato alla Juventus, e a gennaio, se sarà al 100% dopo questo infortunio da cui sta recuperando, vuole fare il salto di qualità, vuole andare a giocare la Champions League. E allora le ipotesi sono Inter, Juve e Milan. Dubito il Bologna, sinceramente l'Atalanta l'ha scartata. Sono queste tre le ipotesi, e ditemi voi che ne pensate di questa opzione, perché da tenere sempre d'occhio l'asse Inter-Sassuolo, come vi dicevo, un Berardi per l'Inter non da quinto a destra sicuramente, ma negli attaccanti eventualmente con delle caratteristiche diverse, secondo voi servirebbe, farebbe comodo, lo prendereste a delle condizioni chiaramente molto vantaggiose, oppure no? Lascio a voi i commenti, ne discuteremo poi nella diretta alle 19:30, dove immagino che si discuterà anche di altre questioni di mercato, perché ho partecipato, mi è venuto in mente adesso, poco fa ad un'altra trasmissione, c'era Filippo Tramontana e altri esperti di Inter, e stavamo parlando anche di quello che possiamo aspettarci dall'Inter a gennaio. Loro dicono che secondo loro l'Inter non farà nulla, recupera Buchanan, al massimo potrebbe essere ceduto Palacios in prestito, se non verrà impiegato adesso da Inzaghi. Io non lo so sinceramente, nel senso che credo che il prossimo sarà il 2025, un anno molto particolare. L'Inter si avvicina al pareggio di bilancio, forse anche all'attivo. C'è il mondiale per club che porterà una rivoluzione in termini di mercato, perché avremo giocatori che andranno in scadenza il 30 giugno, quindi giocheranno metà mondiale e poi non si sa ancora, probabilmente dovrebbero andare via dopo metà mondiale. Ci sarà una finestra di mercato extra, probabilmente tra il 1° e il 10 giugno, è ufficiale dalla FIFA, ma la Serie A deve attuarlo poi effettivamente per poterlo fare, e quella potrebbe essere una finestra, non credo tanto per prendere giocatori da far giocare dopo 2 settimane al mondiale, quanto magari per sistemare i conti, sistemare i bilanci delle situazioni minori, forse, probabilmente. Allora, secondo me il mercato di gennaio rischia di essere un mercato anche più movimentato del previsto, anche per quello che è lo scenario internazionale, dove ci sono stati infortuni gravi, come Rodri del Manchester City, che porterà il City ad andare sul mercato, la Juventus, per esempio con Bremer. Ecco, la Juventus settimana scorsa, se vi ricordate, era venerdì, e se non sbaglio in diretta vi dicevo quanto, ma forse giovedì sera addirittura, vi dicevo un paio di giorni e esce la Juventus su Skriniar. Sono sicuro, sono convinto. È passata una settimana, quindi ero andato troppo in anticipo sulle notizie di mercato. La Gazzetta dello Sport oggi parla di Skriniar per la Juventus a gennaio per sostituire Bremer.
Lascio a voi i commenti. Gli facciamo un in bocca al lupo, gli auguriamo di arrivare sempre dietro all'Inter, chiaramente di togliersi le soddisfazioni dietro all'Inter, e lascio a voi i commenti. Nel frattempo Zanetti, dovrebbe essere ascoltato nell'ambito dell'inchiesta Ultras nelle prossime ore. È stato già ascoltato Simone Inzaghi. Da quello che è emerso, Inzaghi ha parlato di aver dialogato, ci sono le intercettazioni chiaramente, ma di non aver mai sentito pressioni nelle richieste dei biglietti, eccetera. E questo è un fattore, diciamo, una discriminante molto importante in questo senso, nel senso che comunque sono stati dialoghi in cui poi non è stato un dialogo attivo, nel senso che lui che li ha ricontattati, eccetera. Quindi è una situazione questa in cui al momento, da quello che emerge, comunque il massimo che si rischia, da quello che sta emergendo, è una sanzione eventualmente per l'Inter, un'ammenda, come era stato poi nel caso anche della Juventus. Per i tesserati invece la soluzione va ancora definita, la situazione è ancora tutta da definire nelle prossime settimane. Fatemi sapere che ne pensate. Vi lascio in descrizione il link per entrare a far parte quindi del club di Passione Inter, quindi potete scaricare il calendario che vi ho fatto vedere prima e vi aspetto nel club di Passione Inter, dove come ogni giovedì c'è l'appuntamento con il quiz, quindi www.passioneinter.club se volete partecipare alla serata quiz con tutti i nostri abbonati e le nostre abbonate. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.